Quando i tuoi obiettivi sono in linea con la tua essenza, le magie accadono. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Pubblicherò questo video con un giorno di ritardo, ma, è anche un po' voluto perché sarà il 12/12. Oggi è il 12 dicembre, che è una data particolare, immagino sappiate il motivo, quindi non sto a dilungarmi. Chiederemo ai tarocchi di, parlarti di un qualcosa che è vicino a te, ma tu non vedi o non stai ancora vedendo. Ti faccio un esempio: può essere un evento che sta per manifestarsi nella tua vita, oppure possono parlarti di una persona, incluso eventuali pensieri o intenzioni, ma può essere di tutto, quello che i tarocchi vogliono farti vedere. Potrebbe anche essere che decidi di adottare Rain e non lo stai vedendo in casa tua, ma in community e nel precedente video trovi tutte le info. Mi raccomando, perché per Natale dobbiamo fare questa magia. Adesso però, subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei 3 mazzi e è vicino a te, ma non lo vedi. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente i 3 mazzi per questo video dal titolo "È vicino a te ma non lo vedi" e, chiediamo ai tarocchi di farti vedere cos'è vicino a te e magari non stai vedendo. Durante la stesa, interroghiamo anche questo mazzo, che è uno dei miei preferiti, e questo, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Sapete che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo pure andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Per la variante numero 1 mettiamo il libro che simboleggia i segreti nascosti, per la variante numero 2 le chiavi che aprono e chiudono porte, e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'infinito che rappresenta l'eternità. Focalizzatevi bene su uno dei 3 mazzi, oppure sugli oggettini, come preferite voi, e vediamo cos'è vicino a te ma non lo vedi. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Libro, suerte, per te. Chiediamo ai tarocchi di farti vedere cos'è vicino a te, ma non lo vedi. Ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Ma adesso parliamo di te, vediamo chi è il libro. Mazzo centrale, energia neutra, chi è il libro? Libro, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Libro, tu sei un qualcuno che in questo momento, ti vedo particolarmente impegnato nel tuo lavoro, o c'è un qualcosa che stai facendo, stai lavorando molto. Potresti, fare un lavoro, che ha a che fare con la comunicazione tu, oppure, ti vedo, sei un buon comunicatore, ecco, però, immagino che il tuo lavoro abbia a che fare con la comunicazione, eh. Siamo particolarmente focalizzati qua su quello che è, la professione, il lavoro, ci sono delle opportunità che probabilmente ti sono arrivate da poco, e quindi stai alimentando molto questo aspetto. Penso che tu di recente possa anche aver cambiato lavoro, andando ad accettare anche un'altra opportunità che ti è stata data, una collaborazione può essere, o comunque qua ci vedo una sorta di un cambiamento, o che desideri farlo, sentimenti, comunicazione, con un qualcuno che probabilmente
mhmm, fa già parte del tuo passato qua con questo 5 di coppe, c'è una sorta di attesa, rimpianto, chiamala come vuoi, però ci vedo arrivare delle comunicazioni o stai già comunicando, e particolarmente ti vedo sulla difensiva, mhmm, rispetto qui a, questa situazione che ha, quasi sicuramente a che fare con il tuo lavoro. Forse vuoi accettare una nuova opportunità che ti è stata data o la stai pianificando un qualcosa che riguarda la tua professione o gli studi, ehm, se stai studiando, perché a mio avviso nel lavoro non ti senti abbastanza valorizzato o valorizzata. Io ci vedo questo. Ehm, Ci sono qua probabilmente una sorta di, concorrenza, chiamiamola così, oppure c'è comunque da, mhmm, lottare un po', cercare di farsi spazio in quello che può essere, questa professione che tu fai, mi fanno vedere. Ehm Riguardo ai sentimenti, c'è un qualcuno con il quale tu stai comunicando, dove ci vedo una gran bella passione, un qualcuno che conosci già da tempo peraltro, e una probabile distanza potrebbe esserci qua, che va a creare una sorta di malinconia. Adesso però, ho parlato di te e devo dirti cos'è vicino a te, ma non lo vedi. E utilizzo questo mazzo. Andiamo a vedere per il libricino cosa c'è vicino a te, ma non lo vedi. Per il libricino. Il libricino, vicino a te e non lo stai vedendo. Io penso sia una persona, un qualcuno che guarda, te lo faccio anche vedere. Qui potrebbe essere, una mamma, una parente anziana, chiamala come vuoi. Potrebbe anche essere un qualcuno che è mancato, se vogliamo, e che sta continuando a proteggerti, nonché ti capita spesso di sognarlo. Mi fanno proprio vedere questo, guarda, ho 2 carte che parlano di sogni, come se vedi, guarda questa carta, ehm, questa persona è vicino a te, ma è come se tu vedi, proprio come il titolo dell'interattivo, non riuscissi a vederla, ma la percepisci, la senti, mh? E io ci vedo una persona anziana, un qualcuno che, potrebbe essere, una persona che è mancata e continua a starti vicino nei sogni, e quando ti capita anche di sognarla, vedi, al risveglio sei particolarmente carico o carica, e ti lascia, una bella energia. In particolar modo, potrebbe capitarti di sentire la presenza di questa persona vicino a te quando sei o di sognarla anche, quando sei particolarmente preoccupato. Potrebbe, ecco, raggiungerti in sogno, dicendoti determinate cose o facendoti vedere determinate cose, che riguardano degli aspetti della tua vita dove ti senti un po', in gabbia, la vedi? Quindi è molto bella questa cosa. Io qua cosa c'è, vicino a te, ma non lo stai vedendo, è la figura di questa persona, come ti ho descritto. Potrebbe anche avere gli occhi chiari. Guarda, te la faccio vedere. E devi considerarla un po', è una cosa preziosa, come se tu avessi il dono di poter
di poterla anche percepire, spesso e volentieri, sentirla intorno a te, pur non vedendola. Mm? Vediamo cosa ci dicono ancora. Beh, quello che ti ho descritto prima non è un caso, e sai perché? Perché tu, guarda, questa è, è il mio mazzo preferito, ma questa è la mia carta preferita, l'alchimista. Hai questa, diciamo, questo dono di sentire o di percepire anche questa persona, proprio perché tu sei una persona che ha questo dono, questa capacità. Guarda come parlano le carte, come si collegano. E qui mi fanno anche vedere che cos'è che è vicino a te, ma non lo vedi, che tra non molto ti troverai a dover affrontare, chiamala una sfida, chiamala un momento particolarmente impegnativo nella tua vita, ma non sarai solo. Guarda, grazie a questa persona, come te l'ho descritta, ecco, riuscirai a risolvere una situazione particolarmente impegnativa che potrebbe avere a che fare, o che magari c'è già nella tua vita, con delle persone magari anche un pochino false, o possono essere delle false amicizie, può essere, ecco, un qualcuno che ti disturba. Io qua ci vedo delle conoscenze che ruotano intorno a te, dove ti troverai molto probabilmente a dover affrontare una situazione, o comunque risolverla quantomeno, e vicino a te avrai questa persona che ti ho descritto prima, e che ti darà la forza per, guarda, andare a risolvere questa situazione che ti preoccupa. Ecco, potrebbe avere a che fare appunto con delle conoscenze, uomini, donne che siano, e sarà, vediamo, penso che possa essere in particolar modo una donna, anche magari una tua parente, una tua conoscente, o un chi che sia, dove ti troverai a dover affrontare, ecco, una situazione magari un po' pesante per te, ma non sei solo. Libro, mi fanno proprio vedere questo, quindi è molto bello. Cos'è vicino a te ma non lo vedi? È come se ci fosse un qualcuno che ti protegge, o che comunque nei sogni, o quando ti accorgi di percepirlo, ti trasmette, ecco, positività, anche dei messaggi se vogliamo, e hai la capacità, possono essere anche delle sincronicità, che hai la capacità di percepire, vedere. E questo era per te, libricino. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori per il libricino. Vediamo. Pensa a questa domanda. E vediamo che cosa ti dicono gli arcani maggiori per il libricino. Il mondo, la forza e la temperanza. La risposta è un sì. Qua mi stanno dicendo che sono molto positive queste carte. Rispetto alla tua domanda è sicuramente un sì, è un qualcosa, una situazione dove peraltro tu hai già ci hai già lavorato, ti sei già impegnata, è proprio come se avessi trovato, ecco, in questa cosa, anche nel portarla avanti, un po' la tua dimensione, anche perché dicono che
gli obiettivi più importanti non si raggiungono, ma si vivono, libricino. E qui è come se tu avessi raggiunto già un obiettivo, ma o lo stai raggiungendo, ma a suo modo lo stai già anche vivendo. Vedi, abbiamo forza e temperanza, quindi per te è assolutamente un sì. E questo è quello che mi hanno detto per te, libricino. Ti dico adelante. Chiave, suerte per te. Chiediamo ai tarocchi di farti vedere cosa c'è vicino a te, ma non lo stai vedendo, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda e vado a darti una risposta secca. Un sì o no con gli arcani maggiori. Per la chiave adesso vediamo chi sei tu, chiave. Per la chiave, mazzo centrale, energia neutra. Vediamo un po' chi è la chiave. Chiave, sei di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Chiave, tu sei un qualcuno che in questo momento potresti sentirti, diciamo, particolarmente entusiasta, te la butto lì così, rispetto a una proposta che ti hanno fatto, e che è come se facesse un po' cambiare tutta la prospettiva di una situazione. Penso che sia in ambito lavorativo, ti hanno fatto una proposta o stanno per fartela, e che va un po' a farti dare un bel giro di ruota. Cominciamo a vedere, ecco, le cose in maniera diversa. C'è proprio, magari, se stai lavorando in proprio, puoi aver sperimentato un periodo di diciamo pausa nel lavoro, o c'è stato meno lavoro, oppure adesso è come se si fosse, diciamo, ripresentato, o c'è un'opportunità che ti hanno dato. Ecco, qua è una ripresa. Io ci vedo tanto il lavoro, però, tu sei un qualcuno, chiave, che sei un gran lavoratore, sei un qualcuno che ha, ti vedo famiglia, figli, o potresti desiderare di averne. Se parliamo di sentimenti, qui ci stanno indicando che potresti aver fatto di recente una nuova conoscenza, che potrebbe anche essere in ambito lavorativo, se vogliamo. E ti vedo una persona che ha un bel caratterino, chiave, e questo è positivo. Diciamo che l'imperatore spesso e volentieri dovrebbe stemperare un po' determinati, diciamo, atteggiamenti, dovrebbe essere un attimino più pacato, però nel tuo caso può essere positivo, ti vedo una persona di carattere, ecco, e anche un qualcuno che potrebbe a suo modo avere a che fare con la spiritualità, perché con questo mago tu sei un qualcuno, una persona anche molto spirituale, e qui abbiamo in assoluto per te una proposta, un qualcosa che ti sta succedendo proprio adesso, in questo momento, che ti porterà a fare uno straordinario cambiamento, non subito, però, anche perché è come se si crea questa possibilità, e è necessario però andare a modificare un qualcosa ancora, impegnarsi per far sì che si possa, diciamo, raggiungere, oppure dare seguito a questa cosa. Magari tu sei un qualcuno che vuole mettersi in proprio il prossimo anno anche, ci vedo anche una cosa di questo tipo, e ci riuscirai. Però ecco, adesso
probabilmente sei ancora in una fase di transizione, cambiamenti, ci sono ancora delle cose da mettere a punto qua, mi fanno vedere, una cosa come ti ho descritto, e nonché tu sei un qualcuno che, ripeto, può avere a che fare con la spiritualità. Chissà se leggi anche tu i tarocchi o fai un qualcosa di simile, chiave. Ti dico ancora questo, poi con gli altri 2 mazzi andiamo a vedere che cosa c'è vicino a te, ma non lo stai vedendo. Se parliamo di sentimenti qui, indicano che molto probabilmente sarà necessario, diciamo andare, ancora, se vogliamo, a prepararsi, oppure qui ci son dei preparativi da fare per un qualcosa che avverrà quasi certamente il prossimo anno, e non è potuto, diciamo, succedere quest'anno, anche se c'era tutta la volontà di farlo, ed è stato posticipato. Qui nei sentimenti io ci vedo un qualcosa che, per varie e ovvie ragioni, magari non dipendenti dalla tua volontà, è stato posticipato. Vedi, poi ho un 4 di bastoni e un asso di bastoni. E te lo dico per via di queste 3 ultime carte, è un qualcosa che si posticiperà al prossimo anno, che presumibilmente stai già vivendo adesso, per il quale sarà necessario fare dei preparativi, ecco, e poi andrà a succedere. Quindi questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Ricorda che questo, così, è una frase che ti dico, che vedendo questa carta del mago, quando i tuoi obiettivi sono in linea con la tua essenza, le magie accadono. E il mago mi ha fatto ricordare questa frase. Adesso vado a dirti che cos'è vicino a te ma non lo stai vedendo. Utilizziamo di nuovo queste. Vediamo per la chiave. Che cos'è vicino alla chiave ma non lo stai vedendo. Questa è rimasta dall'altro mazzo, la mettiamo lì. Sono rimaste mischiate. Guarda, neanche a farlo apposta, cosa c'è vicino a te e non lo stai vedendo? Devo dirti che qua è una situazione dove dovresti fare un pochino attenzione, e ti spiego anche il motivo. Probabilmente, ecco, non stai vedendo che ci sono intorno a te delle persone, qua mi fanno vedere, ecco, che potrebbero definirsi, ecco, anche delle false compagnie, oppure persone che davanti a te fanno una faccia, esempio, però poi dietro sono un'altra, e potrebbe anche essere addirittura un po' rischioso, ecco, perché vedi, qui mi parlano di una sorta di rischio, chiamiamolo così, che puoi correre nel dar seguito, vedi, a determinate persone che ci sono intorno a te e non lo stai vedendo. Adesso poi proverò a darti anche una descrizione, perché qui bisogna capire. Guarda, un'altra carta che mi parla di una sorta di, chiamiamolo pericolo, o magari tu sai già di chi sto parlando, ma cerco di darti una descrizione. Vediamo, Vedi, anche qua. Quindi occhio, chiave. Innanzitutto posso dirti che
Se parliamo di una donna, potrebbe essere una persona con i capelli scuri, molto scuri, neri. Io la vedo con i capelli neri, scuri, probabilmente non altissima di statura, può essere una tua amica, può essere, ecco, un qualcuno che, insomma, con il quale tu ti relazioni. E è possibile che questa amicizia, oppure diciamo questa frequentazione che tu hai, ti porti nel tempo, ecco, a sperimentare una delusione. Quindi prova a pensare chi può essere. Io vedo una persona coi capelli molto scuri, neri, qui me li fanno vedere lunghi, però potrebbero anche essere corti, non altissima di statura, e che potrebbe, ecco, alla lunga portarti a sperimentare una sorta di delusione. C'è un qualcosa che ti delude nel rapporto che puoi avere con questa donna. Viceversa, se parliamo di un uomo, io qua ci vedo una persona molto alta di statura, che potrebbe anche avere, se vogliamo, molti capelli, tanti e scuri anche qui. Lo vedo però molto alto di statura, guardalo, se riesco a fartelo vedere. E potrebbe essere, ecco, far parte della tua cerchia di amicizie o una frequentazione che tu hai. E qui stessa cosa, c'è un qualcosa che tu vai ad intraprendere con questa persona, un po' così, in maniera senza pensarci troppo, che poi, ecco, alla lunga anche qua potrebbe, ecco, portarti, ecco, a sperimentare una sorta di delusione, guarda. Con conseguente, se vogliamo, allontanamento o comunque fine di questo rapporto. Quindi come te l'ho descritto qua, e anche la donna, dicono in entrambi i casi la stessa cosa. Cosa c'è vicino a te ma non lo vedi? Secondo me sono delle persone false qua, come te le ho descritte. E mi fanno vedere questo. Che sono proprio, guarda, nei tuoi paraggi, vicino vicino a te. Addirittura possono essere dei vicini di casa. Non vedo una distanza qua, qui è casa tua. Ecco, possono essere anche dei vicini di casa, o comunque delle amicizie che tu frequenti, dove magari che sono proprio vicinissime a te. Guarda, di nuovo. Quindi occhio, cosa c'è a te ma non lo stai vedendo? Può essere una donna come ti ho descritto o un uomo come te l'ho descritto, che non sono sinceri con te. E questo è chiave. Quindi attenzione, non dare la massima fiducia. Vedi, l'avevo appena detto, che qualora fosse, qui ho la carta delle lacrime. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Per la chiave vediamo cosa ti dicono, chiave. Per la chiave. Il mago, il matto e la morte. Ma qui a mio avviso la risposta potrebbe essere un no, perché c'è un eccesso di intraprendenza, o c'è un qualcosa che tu in questo momento vuoi a tutti i costi fare, o
strafare, se vogliamo, e la risposta potrebbe essere un no, per un eccesso di energia, intraprendenza, mettila come vuoi. Ricorda che se non puoi fare grandi cose, puoi anche farne di piccole in un modo fantastico, chiave. Qui secondo me, conviene fare, diciamo, ridimensionare un pochino, questa energia, questa intraprendenza, questa cosa che tu vuoi necessariamente fare, perché potrebbe essere un no, oppure hai appunto qui proprio un eccesso di energia, intraprendenza. Vediamo adesso cosa ti dicono ancora. Papa, stelle e imperatrice. Allora, ridimensiona un pochino solo. Qui c'è un qualcosa che tu vuoi fare, forse bisogna un attimino andare a stemperare un po', ecco, determinati, se vogliamo, eccessi, e poi la risposta è un sì. Guarda che belle. Toh, te le faccio anche vedere. Quindi fondamentalmente quello che ti ho detto, e ti dico sì. Come ti avevo già detto prima, probabilmente vedendo queste 3 carte e con il mago, quando i tuoi obiettivi sono in linea con la tua essenza, le magie accadono. E questo era per te, chiave. Ti dico adelante. Infinito, suerte per te. Chiediamo ai tarocchi di farti vedere cosa c'è vicino a te, ma non lo stai vedendo, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori per l'infinito. Innanzitutto vediamo chi sei tu, infinito, mazzo centrale, energia neutra. Per te, chi è l'infinito? Infinito, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito, tu sei un qualcuno, ti vedo, potresti essere un artista in un qualcosa, un artista, un musicista. Ti piace ballare, magari sei un ballerino anche, un artista abbiamo qua, con l'infinito, volendo anche uno scrittore, insomma, mi indicano una persona che ha a che fare con l'arte, che sia la musica, che sia anche la pittura, il disegno, insomma, mettici dentro tutto. Sei un artista infinito, che spesso e volentieri ha la tendenza a pensare anche un po' negativo. Vedi, è come se tu, anziché vedere le cose che vanno per il verso giusto, le guardi al contrario. Anche perché, ripeto, sei un qualcuno che ha un dono in un qualcosa, hai una capacità, e sai che questa cosa può portarti, ecco, una discreta fortuna. Quindi cerca di alimentare questa cosa, segui il tuo destino, ti dice questa carta, alimenta quello che è un po' questo desiderio, questo sogno che hai di andare a realizzare un qualcosa, ritrova il tuo equilibrio. Devi un attimino, secondo me, rifocalizzarti su te stesso, non disperdere le tue energie in altre cose, ma vai avanti, diciamo, ben focalizzato su quello che sono i tuoi obiettivi. Le carte mi dicono questo per te. Uno di questi
obiettivi che potresti avere, e anche la ricerca del vero amore, perché lo vedo da questa carta. Ehm, Guarda, questa è la carta del sole, ed è possibile che tu questo vero amore, l'abbia già incontrato, ed è un qualcuno che, mhmm, potrebbe far parte di una cerchia di amicizie che tu hai in questo momento, oppure avete degli amici in comune. Qui mi fanno vedere che, c'è una persona molto importante, nella tua vita, mh, dove avete delle amicizie in comune, e è come se le carte dicessero: "Infinito, questo è il tuo vero amore, credici". Come ti ho detto di crederci in questa tua capacità, in questo dono in ambito artistico che tu hai, te lo dico anche, rispetto ai sentimenti. Ecco, o lo stai ancora cercando, però lo vedo intorno a te, oppure l'hai già incontrato, mh? Infinito, sei una persona che potresti avere un ruolo di responsabilità rispetto a delle persone che però, mhmm, spesso e volentieri non meritano la tua fiducia, nel senso che ti vedo prodigarti. Può essere nel lavoro, può essere, con le tue conoscenze, ecco, come se tu avessi una responsabilità o senti di averla per altri, che però spesso e volentieri, a mio avviso, non meritano la tua completa fiducia. Mi fanno vedere questo. Mh. Ehm Sei dotato anche di una particolare saggezza, una capacità anche di guidare gli altri tu, eh. Mhmm, Qui abbiamo veramente una persona con un dono, un qualcosa di veramente, che sia in ambito artistico, che sia nel riuscire a coinvolgere le persone, allo stesso tempo, come se tu ti sentissi responsabile di altre persone, e sai anche guidarle e indirizzarle con saggezza, mi dicono le carte, mh? Anche se spesso e volentieri, a mio avviso, non tutte meritano la tua fiducia, Infinito, eh. E questo è quello che mi fanno vedere di te. E adesso, con questo mazzo, vado a dirti cosa c'è vicino a te, ma non lo stai vedendo. Vediamo, per l'infinito, cosa c'è vicino all'infinito e che non sta vedendo. Mh. Beh, innanzitutto mi ricollego a quello che ti ho detto prima, mhmm, dove possono esserci, ecco, delle persone che non meritano la tua completa fiducia. Questo. Ed è uno, una cosa che tu probabilmente non stai vedendo, o la stai vedendo, ma, qui mi fanno vedere questo. Poi un'altra cosa che non stai vedendo, ma penso che questa, è difficile che passi inosservata, è che hai la fortuna di avere vicino a te una persona, che ti ama, una persona, che, può essere considerata che puoi considerare una certezza, che ti ama, che, io la vedo particolarmente protettiva nei tuoi confronti, o comunque molto
diciamo focalizzata su quello che possono essere le tue esigenze, quello che vuoi tu, e che fondamentalmente, se vogliamo, può anche portarti fortuna in tanti, aspetti della tua vita. Io penso che tu sappia di chi sto parlando, Qui proprio, la fortuna, ecco, di aver incontrato, o di conoscere questa persona che può, portarti proprio fortuna, stabilità, concretezza, se vogliamo anche vediamo cosa ci dicono di più. Mhmm, Penso che tu la conosca già, ma qualora non fosse così, qua ti dicono che, non la devi confondere, attenzione, non la devi confondere con un qualcun altro o una qualcun'altra, qui, convertite voi il senso della stesa, ma, qui c'è una persona molto importante per te, che può cambiarti la vita, ecco, che però tu potresti confondere con un'altra, ecco, mi fanno vedere questo. Potresti confonderla con un'altra persona molto falsa, molto, qui fanno vedere che tra l'altro, non la vedo vicinissima a te, quindi attenzione, qui hai un qualcuno, mhmm, probabilmente molto vicino a te, che forse non stai considerando, a favore di un qualcun altro che invece, non lo vedo, ecco, potenzialmente un qualcuno che possa, portarti, ecco, delle cose positive. Questo mi fanno vedere. Cosa c'è vicino a te, ma non stai vedendo. Quindi non confondere. Ci sono 2 persone vicino a te. Se parliamo di sentimenti, possono essere o 2 uomini o 2 donne, e se invece, non parliamo di sentimenti, perché qua potrebbe anche essere, 2 conoscenze molto, anche presenti, se vogliamo, nella tua vita, però non le devi confondere. Una può portarti fortuna e l'altra un po' meno, anzi, è necessariamente da metterci una croce sopra, mi fanno vedere questo. È questo che è vicino a te, ma non lo vedi. E tornando a questa carta iniziale, mi ricollego a quello che ti ho detto prima: non dare la massima fiducia a tutti, perché probabilmente non la meritano. Ma cosa c'è vicino a te? Non lo vedi? Un qualcuno che è la tua fortuna, ma tu magari tendi a confondere con un qualcun altro, ecco, oppure non lo stai vedendo e stai continuando magari a dare seguito a una situazione dove potresti avere a che fare con una persona molto falsa, Guarda. E anche, poco positiva. Questo mi hanno fatto vedere per te, infinito. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Per l'infinito, sono un po' distrutti questi arcani maggiori. Vediamo l'infinito cosa dobbiamo dirti. Temperanza, carro e innamorati. Ma qui è un sì infinito.
C'è una situazione probabilmente, che dura già da, un po' di tempo, nel senso che tu hai alimentato, che puoi aver ecco, dove puoi aver anche investito, energie, quello che vuoi insomma. E qui è assolutamente un sì, c'è un movimento, c'è se parliamo di sentimenti può essere, ecco, un'amicizia che si trasforma magari anche in una relazione, oppure potrebbe essere che tu vedi, si ricollega un po' a quello che abbiamo visto prima. Potresti anche dover scegliere tra una persona o un'altra e comunque sono, diciamo, persone che conosci già, da tempo, qui una scelta. È un sì la risposta, c'è uno sblocco, c'è un andare avanti, ecco, in una situazione. Per me parliamo di sentimenti, ma già quello che ti avevo detto prima, la risposta è un sì. Mh? Vedendo queste 3 carte, mi viene anche da dirti che, vedi, ne metto giù ancora 3 perché poi ti dico quello che volevo dirti prima. Mhmm, giustizia, giudizio e stella. Allora, mi sento di doverti dire e ripetere di fare molta attenzione a chi scegli, cosa scegli qua, perché quello che ti volevo dire è che l'amore vero può far paura, ma lasciarlo andare è un errore imperdonabile, e mi ricollego a quello che ti ho detto prima. La risposta è un sì, infinito. E ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento di settimana perché domani siamo già a mercoledì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!